Ciao, io sono Stefania e bentornato su Mandorlice. Oggi ti propongo una ricetta che non è propriamente autunnale, ma che è in cantiere da parecchio tempo e che in realtà si adatta perfettamente a tutto l'anno. Torniamo in Giappone con lo spuntino più amato di sempre, gli onigiri. Non sbranarmi troppo alla svelta. Cominciamo. Scegliamo il riso che preferiamo, dal classico chicco bianco a quello che si avvicina di più al nostro stile di vita. Tradizionalmente la ricetta prevede l'utilizzo del riso a chicco corto giapponese, quello del sushi, per intenderci. E in questo video vi proporrò anche altre due versioni, più in linea con la mia persona. Per un bicchiere di riso per sushi versiamo un bicchiere abbondante d'acqua. Se vedete che non basta, per evitare che il fondo della pentola si bruci, aggiungetene ancora un goccio. Sistemiamo il bicchiere di riso in un pentolino. Laviamolo e scoliamolo per almeno 2-3 volte per eliminare l'amido in eccesso, finché l'acqua non sarà bella limpida. L'acqua conserviamola per le nostre piante o riutilizziamola come tonico per il nostro riso. A questo punto prepariamo il riso per la cottura, aggiungendo il nostro bicchiere abbondante d'acqua. E cuociamo inizialmente senza coperchio, a fiamma medio-alta fino a quando l'acqua comincerà a bollire. Raggiunto il bollore, abbassiamo la fiamma al minimo e lasciamo cuocere per circa 10-12 minuti, dipende molto dal tipo di riso. E quando l'acqua sarà completamente assorbita e il chicco sarà morbido, spegniamo il fuoco e copriamo il pentolino, lasciandolo sul fornello a fiamma spenta per gli ultimi 5 minuti. Terminata la cottura, mescoliamo il riso dall'esterno verso l'interno, cercando di sollevare accuratamente il fondo. Lasciamo leggermente intiepidire, distribuendolo in un piatto o in un contenitore. Per gli altri tipi di riso, seguite le istruzioni di cottura riportate sulla confezione. L'alga nori è costituita da un lato ruvido e uno liscio. Quest'ultimo, il più lucido e elegante dei due, è stato pensato apposta per stare all'esterno. L'alga nori la possiamo tagliare con le forbici o la possiamo strappare delicatamente come un foglio di carta. Cominciamo a preparare gli onigiri dalla versione classica. Immergiamo le mani in acqua tiepida. Intingiamo i polpastrelli nel sale e poi sfreghiamo le mani per distribuirlo in modo omogeneo e uniforme su entrambi i palmi. A questo punto sistemiamo un po' di riso sulla mano, nel mio caso l'equivalente di 2 cucchiai, e creiamo una base abbastanza compatta e leggermente profonda al centro. Tradizionalmente il ripieno era a base di umeboshi, salmone salato, katsuobushi e tarako. Al giorno d'oggi se ne vedono per tutti i gusti. Nel mio caso ho semplicemente optato per del salmone affumicato e dell'avocado. Fate attenzione a non abbondare troppo con la farcitura per non rischiare di non riuscire a chiuderlo. Sistemiamo il nostro cuore di salmone avocado al centro e copriamolo con altri 2 cucchiai di riso. Premiamo leggermente e cerchiamo di conferirgli inizialmente una forma tonda. Dopodiché rimodelliamola a triangolo aiutandoci con la mano a conchetta. Fissiamo la forma ruotando verso di noi un lato alla volta, appiattendola all'esterno se notate che comincia a arrotondarsi troppo. Così, finché non acquista una forma omogenea. Se vi succede una cosa di questo genere e non sapete come uscirne, non preoccupatevi che ho un trucchetto per voi. Usate l'angolo di un contenitore come guida. Successivamente proseguite a rimodellarlo come abbiamo fatto in precedenza. A questo punto, per ultimare la versione classica, adagiate l'onigiri sulla striscia di alga nori, mi raccomando sulla parte ruvida. Sollevate e premete entrambe le estremità. Per l'altra versione tradizionale procediamo a ricoprire interamente l'onigiri con l'alga nori, lasciando scoperta la parte superiore. Appoggiato l'onigiri al centro, la larghezza dell'alga nori deve uscire di circa un dito per parte dalla base dell'onigiri, in modo da poterlo coprire quasi interamente. Ora vi basterà sollevare il lembo inferiore regolandovi per lasciare scoperta la cima. Tagliate l'alga nori in eccesso in base alle dimensioni del vostro onigiri.
Per richiuderlo ricorriamo a un trucchetto delle nonnine asiatiche. Usiamo i chicchi di riso come collante. E voilà, un Monte Fuji pronto da gustare. Per chi fosse assalito da un improvviso estro creativo, come è successo a me, potete giocare con l'alga nori per conferire ai vostri onigiri l'animo che preferite. Buon divertimento! La seconda versione è l'onigiri con riso integrale. Ho tagliato l'alga nori a strisce per poterla facilmente sminuzzare in tante striscioline più piccole, il cosiddetto kizami nori. Una volta intiepidito il riso integrale, cospargiamolo col kizami e mescoliamo. Ora ripetiamo esattamente lo stesso procedimento dell'onigiri classico, fino ad ottenere un triangolo che ci soddisfi. Per renderlo più sfizioso, incrostiamo entrambi i lati in padella con un goccio d'olio. La terza versione con il riso venere è la mia preferita e l'ho chiamato il brutto ma buonissimo. Dopo aver fatto soffriggere dei cipollotti, aggiungiamo le uova sbattute. Potete decidere se aggiungere o no un goccio di salsa di soia. Accorpiamo lentamente il tutto fino ad ottenere un pasticcio di uova soffice e compatto. Ora aggiungiamolo al riso venere intiepidito e amalgamiamo tutti gli ingredienti. Anche qui, stesso procedimento, e dopo tanto girare e compattare, anche l'ultimo onigiri è pronto. Rieccoci di nuovo insieme e ci tenevo a ringraziarti per la fiducia che mi hai dato fino adesso. È un anno turbolento un po' per tutti e purtroppo mi sono dovuta assentare per un periodo, ma sono contentissima di come Mandorlice abbia continuato a crescere nonostante tutto. Grazie di cuore. Tornando ai nostri onigiri, ti invito a fare una rapidissima ricerca sul web e a digitare onigiri bento box, delle incredibili opere d'arte. Una fusione di passione, creatività e amore incondizionato per i propri figli e per la propria famiglia. E ammetto di essere stata molto fortunata. Ho avuto il privilegio di vedere dal vivo queste meraviglie e di rimanere ogni volta profondamente colpita. Se sei stato in Giappone o hai intenzione di programmare un viaggio nel paese del Sol Levante, sappi che gli onigiri si trovano facilmente nei cosiddetti konbini, negozietti aperti 24 ore. E costituiscono lo spuntino per eccellenza perché sono pratici da mangiare e soddisfano un po' tutti i gusti abbracciando un po' tutte le filosofie. Termino con il significato di onigiri. Onigiri è composto da o, l'onorifico. Infatti, tradizionalmente, i giapponesi conferiscono delle forme di rispetto alle cose più svariate. Il cibo non fa eccezione. Mentre l'altra parola è nigiri e fa riferimento a un qualcosa che viene afferrato, compresso o spremuto con le mani. Spero che il video sia stato di tuo gradimento. Grazie per il tuo tempo e alla prossima!